Oggi Valeria Bruni Tedeschi, durante un'intervista a Belve, ha condiviso una confessione toccante e dolorosa, rivelando un aspetto intimo della sua infanzia. Con voce tremante, ha ammesso di aver trattato male sua sorella, Carla Bruni, quando erano bambine. Valeria ha rivelato che fino ai 12 anni aveva un atteggiamento duro e distaccato nei confronti di Carla, quasi come se volesse tenerla a distanza. Ha raccontato che, anche a 16 anni, preferiva che Carla camminasse ad almeno 11 metri di distanza da lei. Questo distacco non era solo fisico, ma emotivo, e Valeria ha espresso tutto il suo rimorso per quelle scelte. Ha aggiunto che Carla Bruni, nonostante tutto, l'ha perdonata, mostrando una forza straordinaria nel superare quei momenti difficili. Questa confessione ci fa riflettere su quanto possano essere profondi i segni lasciati da un'infanzia, segnata da incomprensioni e distanze, e su quanto sia importante affrontare il passato per poter trovare la pace. Top model internazionale, ormai universalmente nota, anche se da tempo si è ritirata, per così dire, dalle scene, Carla Bruni proviene da un'ottima famiglia della borghesia industriale torinese. Nata il 23 dicembre del 1967 nel capoluogo piemontese, Carla Gilberta Bruni Tedeschi si è subito distinta non solo per la straordinaria bellezza, ma anche per la grande classe e l'indubbia personalità che ne fanno una delle celebrità più intelligenti e culturalmente attente nella sua generazione. È infatti non solo un'appassionata lettrice di classici della letteratura francese, ma si può anche dire che le sue esibizioni sulle passerelle, così come le sue fotografie, non sono mai state oggetto di inutili scandali montati ad arte, né di provocazioni di cattivo gusto, come troppe volte succede nell'ambiente. D'altronde, buon sangue non mente. Se è vero che il nonno Virginio Bruno Tedeschi fondò negli anni 20 la CEAT, seconda industria della gomma in Italia dopo la Pirelli, poi venduta dal padre di Carla a metà degli anni 70, il quale preferì trasferirsi a Parigi e dedicarsi all'attività di compositore per poi diventare direttore artistico del Teatro Regio di Torino. Cresciuta in scuole private svizzere e francesi, Carla ha interrotto gli studi presso la facoltà di architettura della Sorbona per via di una certa insoddisfazione. Aveva voglia di vedere il mondo, di fare esperienze e soprattutto di mantenersi da sola. Forse stufa di stare sotto una campana di vetro un po' troppo protettiva. Il primo passo è quello di presentarsi ad una nota agenzia di Parigi, che la scrittura immediatamente per una campagna dedicata ad una nota marca di jeans. Un colpo di fortuna se si pensa che sarà proprio quella pubblicità a lanciare Carla Bruni nell'immaginario collettivo come una donna bella per essere possibile. Sui cartelloni la top model appare perfetta, disincarnata, come in un altro mondo. Subito dopo si scatena la corsa per aggiudicarsi la sua presenza nelle copertine dei giornali. Tutti la vogliono ed ecco che si trova in un battibaleno a lavorare con i più prestigiosi fotografi del mondo. Fatto curioso per un'italiana, non vantando il nostro paese un'esimia tradizione di regime della passerella. La carriera di Carla Bruni è poi proseguita all'insegna di innumerevoli servizi fotografici e impegni di vario genere, fra cui l'impegno come testimonial di campagne di impegno sociale, come quella di Natale 1995, che l'ha vista protagonista a titolo gratuito a favore dell'AIRC, l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, oppure come quando nel 1996 è stata madrina della grande serata milanese, promossa dalle modelle della Riccardo Gai a favore del Nand Lice. Più di recente Carla Bruni è stata la protagonista di un fenomeno curioso. Dismessi i panni della modella, ha indossato quelli della conduttrice con notevole successo. Carla da tempo amava suonare la chitarra e anche comporre, e all'inizio del 2003 ha pubblicato Quel che un m'a dit, un disco sorprendente che ha ottenuto ampio gradimento soprattutto in Francia, baciato da un vero record di vendite. Naturalmente nella vita di Carla non sono mancati i flirt, anche se come sempre i tabloid si sono spesso scatenati con ipotesi più fantasiose. I nomi chiacchierati vanno da Mick Jagger a Eric Clapton, da Donald Trump a Vincent Perez, ma sono tutte ipotesi da prendere con le pinze. La bellissima modella ha anche una sorella assai famosa, Valeria Bruna Tedeschi, sensibile attrice che ha preso parte ad alcuni dei più bei film italiani degli ultimi anni.
All'inizio del 2007 torna con un nuovo lavoro discografico dal titolo No Promises, per il quale ha preso 10 poesie di autori di lingua inglese utilizzandole come testi per le sue musiche. Al fine dello stesso anno il suo nome è su tutti i tabloid del pianeta, in qualità di nuova fiamma del presidente francese Nicolas Sarkozy. Non passa molto tempo e il 2 febbraio del 2008 si uniscono in matrimonio. Nel mese di luglio 2008 esce il terzo disco di Carla Bruni e si intitola Comme si de rien n'était. È cantato in francese tra le due cover You Belong to Me di Bob Dylan e Il vecchio e il bambino di Francesco Guccini. Il 19 ottobre del 2011 dà alla luce Giulia, avuto in relazione con Sarkozy. Il suo primo figlio si chiama Aurélien. Il marito invece ha già 3 figli, tutti maschi, avuto dai precedenti matrimoni. Negli anni seguenti pubblica altri dischi: Little French Song 2013, French Touch 2017 e Carla Bruni 2020. In quest'ultimo è inclusa per la prima volta una canzone in lingua italiana.